Ehi là ragazze e ragazzi, bentornati a Broken Metal, la rubrica sul metal, in questo momento il black metal e poi vedremo, di Broken Stories. Con me c'è, come al solito, Alberto Costa. esatto, che è il nostro Alessandro Barbero del black metal e che oggi prenderà soprattutto, per la maggior parte del tempo, la parola per raccontarci un periodo, se vogliamo anche piuttosto oscuro e triste e decadente del black metal. Il Sì. problema grosso di cui andiamo a parlare oggi è della stagnazione del genere. Sì, quel periodo in cui le idee sembravano latitare e la maggior parte delle band era un po' il clone, la fotocopia di altre band o dei propri dischi precedenti magari. Ma il perché è semplice. Allora, quando il fulcro di band iniziali ha fatto le sue opere, parliamo del classico Inner Circle più gli innesti immediatamente futuri, Gli innesti circle. dagli, non lo so, Mayhem, Burzum e Immortal. Hai detto quella parola. Adesso ci chiuderanno il canale. Porca puttana. Ok. No, sì, dicevi? Vai avanti. Inner Circle più innesti. Sì. Se la scena gira intorno alla creatività di pochi, è normale, è ovvio che dopo un po' questa o esplode su altri lidi, ma se deve continuare sul binario, il binario muore. Non solo la creatività, il binario muore. Nel secondo video che abbiamo fatto ho parlato del black metal come culto. Esatto. Il problema è tutto lì. Esatto. Non che non lo sia, ma proprio perché lo è. Sì, ma allora il problema di tutti i culti, e come voi sapete io sono contro ogni religione, mi fanno tutte cagare, tutte, va bene? Tutte. Okay. Il problema di ogni culto è proprio che portano sempre dei vicoli ciechi, a ripetere sempre le stesse cose e a considerarle inalterabili. Euronymous, quello che era capo dell'Helvete che poi è stato ucciso e tutta quella storia lì, Sì. aveva dato delle regole. Il suono deve fare schifo, noi dobbiamo far paura. Dobbiamo essere quasi dei terroristi. Dobbiamo essere più estremi del death metal, i Morbid Angel ci devono fare il bidet, quelle robe lì. Sì, ci dobbiamo vestire in modo particolarmente, diciamo, scenografico. Bruciamo le chiese, facciamo casino così la gente scopre di noi e dà soldi al mio negozio perché io ho una label che deve vendere. Esatto, Okay. Sì. Questo era... Questa roba qui. Cosa succede? Che queste regole qui, qualcuno ci teneva davvero a seguirle, ok? Ed erano ancora, se volete, degli imberbi ragazzetti che si erano un po', come dire, esaltati all'idea di appartenere a un culto. Sì, questo. Allora, noi abbiamo il signor Conte, quello là, che ne fa 4 e poi dopo dal gabbio fa quello che vuole. Fa dark ambient, poi dopo riprende un po' le sonorità black metal, poi si pente di nuovo, insomma lui ha il suo giro. I Darkthrone fanno i primi 4, a parte che già solo 6 giorni era death metal, era un po' la mosca bianca. Fanno i primi album e poi dopo... Oh, ma a noi piacciono i Venom, ci piacciono i Celtic Frost, ci piacciono i primi Bathory, facciamo quella roba lì. Facciamo un tributo a quella roba lì. Sì. E i Darkthrone da dopo Panzerfaust andranno avanti con quell'idea lì fino all'ultimo uscito l'anno scorso. Se avessimo seguito i binari, il black metal sarebbe morto. Se si fossero attenuti ai dettami di Euronymous, il genere sarebbe finito, ma come una qualsiasi cosa che continua a copiare se stessa. C'erano poche persone, mettiamo l'Inner Circle, che ci credevano davvero. Sì. Poi c'erano i seguaci, poi c'erano gli emuli, e poi c'era una marea di gente che non ha mai capito un cazzo, ma che ha voluto salire su quel carro perché portava notorietà, faceva sentire fighi, faceva... Beh, è normale. dava succede questo senso di appartenenza a qualcosa di elitario, no? Anche questa cosa qui che il black metal deve essere elitario. Allora, ci pensa già il suono a scremare le persone che ascolteranno o meno un genere. Non c'è bisogno di un piccio, si può dire, che venga lì a dirti tu no, tu sì, poi in base a che cosa. Allora, la passione per questa musica qui si esterna in tanti modi. Uno potrebbe essere avere una collezione come quella. Mostruose, come la tua. Ma no, non volevo dire la mia, ma... Stavi indicando i miei pochi. Quella. Okay.
eh, avere una collezione, seguire i live, comprare il merchandise. Non c'è bisogno che uno ti dica tu sì, tu no, perché tanto se tu non sei fatto per quella musica lì, dopo 2 mesi dove fai finta, smetti. Quindi cosa succede? Qui si hanno delle prove, diciamo, di persone che hanno provato a salire sul carro, hanno fatto 2 dischi, facevano cagare e sono spariti. Hanno sperimentato. E quindi arriviamo in un periodo storico nella storia del black metal in cui, insomma, le uscite sono un po'... Allora, ci sono delle gran belle uscite, ci sono. Però non c'è più, a parte le eccezioni, diciamo, quello stupore, no? Quella botta che dici, questa roba qui non l'avevo ancora sentita, questo modo di interpretare il black metal mi mancava, ma vanno un po' tutti a riprendere quelli che sono stati i grandi successi. Ok. Allora, In che anni siamo quando c'è questo momento un po' di flessione, flessione creativa, diciamo? Dopo il 1997. Fino a? Allora, la rinascita vera e propria, secondo me, si ha nel 2003-2004 con il sorgere di una scena meravigliosa. Di cui parleremo poi. Dopo. Adesso ci vogliamo impantanare in questo periodo un po' depresso. No, deprimente no, perché comunque, ripeto, qualcosa di bello lo trovi e quelli che fanno cagare ci ridi sopra. Quindi non è deprimente. Ma perché no? Allora, qui li abbiamo gli esempi belli, ok? Per esempio, quindi fammi capire, tu oggi hai portato un po' di esempi belli da consigliare. Esempi belli o esempi di band che evolvendosi è comunque riuscita a tirar fuori qualcosa, oppure ancora disco che per come è stato prodotto, per come è stato suonato, ha portato poi a un amalgamarsi del suono di quel disco lì che era black metal con altri, per esempio dello death svedese. Perché hanno incominciato tutti ad andare a registrare da Peter Tägtgren degli Ipocrisi agli Abyss Studios. Perché lui, Peter Tägtgren, era un tecnico del suono pazzesco, oltre a un frontman enorme con gli Ipocrisi che fanno Melodic Death dal 91, sono una band culto. Quindi in Svezia? Sì, in Svezia. E lui era anche uno dei promotori di quella che è stata la scena death svedese, che ha perso da poco Tompa Lindberg degli At The Gates. Riposi in pace. Peter Tägtgren è stato ambasciatore di un tipo di suono che in Svezia ha fatto esplodere un po' di gruppi. Dicevo, il fatto che lui avesse raggiunto questa notorietà pazzesca e che la gente dalla Norvegia andasse a registrare da lui ha amalgamato un po' i suoni. Certo. Ok? Quindi ti trovi gli Immortal che sembrano gli In Flames. È normale, certo. E quello però è normale, il disco degli Immortal in questione è bellissimo. Ok? Perché a The Art of Winter questo qui è bellissimo, cioè forse il loro migliore dei tempi di Pure Holocaust. E anzi, per uno che è un novizio, parti da qui perché poi ti innamori. Però non ti lascia le cicatrici quando lo ascolti. Questo qui in qualche modo è già gestibile. ammorbidito, è già... Adesso dico una bestemmia, ne dico tante, ma questo è forte. È tornito, secondo me. È già ammorbidito, è già un suono che può piacere di più. Sì. Per quanto sia meraviglioso. Sì. Cioè si sente molto gli Slayer, si sentono molto le radici trash, non è più gli Iron Maiden sotto cocaina di Pure Holocaust. Sì. Prendi gli Iron, li velocizzi del 300% e fai cantare Abbath, gracchiare Abbath. Quindi questo album esce in un periodo in cui 99 il black metal stava un po' cercando di capire se sarebbe riuscito a rinnovarsi. Sì, a continuare. Perché, ripeto, non era la qualità a mancare, ma era qualcosa di nuovo, qualcosa, idee. Qualche sensazione. Non volevo dire. Le idee mancavano. Sì. Perché, ripeto, con il fatto che il movimento si era espanso anche a persone che non è che fossero proprio dentro. Cioè, un conto è mi piace il black metal, un conto è io sono black metal. Sì, e qui ci porta a un discorso sull'essere true, che io ancora non ho capito bene. Essendo un relativista in ogni cosa, e come vi ho detto, molto ostile a ogni forma di culto e religione, sì. Andassero tutti a fanculo. E questa anche a me, sta storia di essere true, mi ispira il fanculo, perché già la vita è complicata. Se io mi devo attenere ai dettami di una pseudo, come la possiamo chiamare? Setta? Allora, psicosetta? Andiamo. Però fate voi, se volete fare parte del culto, fate l'essere voi. true in realtà è portare avanti quello che era il black metal degli inizi, ma non
sotto forma solo di musica, anche di attitudine, anche di come ti mostri al pubblico, Sì, come... però secondo me, io ho capito, nel metal si è sempre parlato di questo essere true. Secondo me c'è da dire una cosa. È Nel una momento cazzata, sì. sì, no, che nel momento in cui c'è bisogno di definirsi true, vuol dire che non lo si è. Perché se sei una persona fatta in un certo modo, non devi Non c'è dimostrare bisogno, niente. certo. Niente. Ma come ho detto prima, uno il suo essere dentro un movimento non lo dimostra scrivendolo, lo dimostra. Non è che voglio vantarmi, ma con i dischi che hai a casa, il fatto che Con lo stile di vita. compri musica fisica, non compri su, che cazzo ne so, non vai a fare l'abbonamento a Amazon Prime tutti i mesi. Io ce l'ho. Tra l'altro, io ce l'ho e va benissimo così. Secondo me è anche una cosa nata, ripeto, da ragazzini che dovevano distinguersi. È un senso di appartenenza. C'era bisogno di un senso negli di anni appartenenza. 80, quando tu non eri neanche un'idea, un embrione, c'era la stessa battaglia molto molto accentuata fra i veri metallari e i veri paninari. E sta roba qui era già ma almeno si menavano. Ma adesso non si solo su internet. No, ma che si menavano? ma neanche, erano tutte chiacchiere. Ascoltate la cazzo di musica che volete e poi se volete farne un culto va bene, ok, però ragazzi sempre con intelligenza, perché anche noi come rubrica, ci vediamo a volte anche criticati perché io soprattutto non sono abbastanza, capito, autentico, ma autentico di che cazzo, tra l'altro. Comunque, andiamo avanti. Ma, ripeto, il fatto è, cioè, tu in realtà hai uno stile di vita che è molto più true di tanti altri, sì, ma non sto neanche a raccontarlo, ma questo è un'altra cosa. Il punto è il senso di appartenenza, il gatekeeping, ne abbiamo già parlato forse nel video prima. Probabilmente in quel periodo storico in cui il black metal si divincolava fra la mancanza di idee e la ricerca di nuove strade, quella roba lì è stato un punto di forza, sì. O forse di debolezza anche. Perché quando tu ti concentri sull'essere fedele a una certa linea, magari non ne vedi un'altra. No, infatti il fulcro di tutto di questo discorso è quello lì. Da una parte io vorrei che il mondo fosse pieno di In the Nights and Eclipse, però nessun disco uscito dopo In the Nights and Eclipse mi ha mai dato le stesse sensazioni. È impossibile. Ce l'hanno fatta, per dire, i Bloodhouse Nord con un disco del 2009 che è completamente diverso, ma quando l'ho ascoltato ho detto cazzo, sta roba qua mi ha dato le stesse sensazioni di un In the Nights and Eclipse. Sì, sono come quegli emuli di Tolkien che scrivono libri che sono un surrogato. Come ne hai parlato di Fionavar? Per Guy Gabriel Kay. Ma quello è un capolavoro. Sì, che tu dici è arrivato dopo e mi dà le stesse sensazioni di Tolkien. Sì, mentre invece Terry Pratchett, che scrive la spada di Shannara, Terry Brooks, perdonatemi, faccio sempre questa confusione sacrilega, Terry Brooks che scrive la spada di Shannara, emulando in maniera pedissequa Tolkien, produce un libro che è true, perché sta a quelle regole lì, però è privo di nervo, di forza, di ispirazione, di realtà. Quindi, allora questo deve essere chiaro, non sto dicendo che quello che è uscito dopo il 97 fa cagare, perché non è vero. Sto dicendo che però è uscita tanta roba, che non ha lasciato nulla. Invece, altri dischi che hanno lasciato sono, per esempio, adesso questa qui è una perla culto, ecco, parlando di cose culto. Questo qui è il secondo dei Forlorn, The Crystal Palace, che non è la squadra di Premier League. Non so di cosa parli. Crystal Palace è una squadra di calcio inglese. Ripeto, non so di cosa parli. E questi qua, per quanto la foto sia meravigliosamente becera, sì, hanno fatto un disco che, pur rimanendo fedele ai dettami dei primi anni del Black Sinfonico, appunto degli Emperor, dei primi di Muborgir, hanno fatto un disco molto godibile e giustamente ricercato, l'hanno stampato da poco. Voglio dire una cosa, a proposito di dischi godibili, ne abbiamo uno da segnalarvi. Volevamo presentarvi il primo lavoro di una one woman band di Brindisi, provincia di Horam, Mater Sepulchris,
un EP di 5 tracce, una intro, 3 tracce E l'outro. e l'outro. Qui io l'ho ascoltato molto volentieri Anche io. mentre lavoravo in officina, anche perché questa roba qua mi serve un casino mentre sono sotto. Ok. L'ho ascoltato anch'io con piacere. Si vede tanto la passione che questa ragazza ha per quello che è il black metal di seconda ondata. Io ci ho trovato diversi richiami agli artisti più di punta, proprio. Diciamo che è una norvegese della provincia di Brividi. Esatto, di Brindisi. esatto, perché poi io stimo questa cosa perché comunque in Puglia, anche se siamo nel 2025, non penso sia facile essere una ragazza e suonare black metal. Quindi. No, tra l'altro, allora, lei ha suonato tutto. Chitarra, basso, ha programmato la batteria, la drum machine. Ci sono delle parti di tastiere di pianoforte molto così suggestive, eteree. Dando quel senso anche un po' goticheggiante. Sì. No, E suona bene. Apprezzato, sì. Suona veramente bene. Secondo me ha un gusto anche per gli arrangiamenti notevoli. Solo una cosa volevo dire. Vi mettiamo qua sotto i link per raggiungere il suo Bandcamp. Anche un canale YouTube se volete andare a curiosare. Complimenti. Complimenti anche da parte mia. Tornando al discorso di prima, di dischi godibili ma non originalissimi, diciamo, ne è piena la scena. Ripeto, non era morta come qualità, era morta come idee. C'era anche, per esempio, l'ultimo Tulus della triade di culto, diciamo, che è Evil 999, non c'è bisogno di dire di che anno sia, c'è scritto lì, che è. I Tulus sono un esempio di band abbastanza quadrata. Sì. Loro hanno trovato il loro sound con Pure Black Energy nel 96 e sono andati dritti così fino al disco del 2024. Non sono musicisti straordinari, però hanno un gran gusto. Evil 999 non è più, cioè è black metal diretto, però ha qualche influenzina, c'è qualche coro, c'è qualcosa che prima, che non è chitarra, batteria e bestemmie, ecco, mettiamola così. Beh, non si può parlare di dischi non della prima ora, ma comunque bellissimi, senza citare Old Man's Child. Old Man's Child con Born of the Flickering, che è uno dei capolavori della scena black norvegese, derivato dai Dimmu Borgir. Questo adesso tanti non lo metterebbero neanche qui, ma tra i capostipiti, solo che essendo già uscito nel 95 abbondante, faccio fatica a metterlo insieme ai primi, capito? È già derivativo da magari Stormblast, da Anthems of the Volcano Dusk, no perché è uscito dopo, ma da gli stessi Dimmu Borgir, o da appunto il primo degli Emperor. Comunque è uno dei dischi forse più belli e più ricercati degli anni 90 norvegesi. Ed è fatto da quello che viene chiamato Paolo Brosio, Galder dei Dimmu Borgir, che sembra Paolo molto. Brosio? Galder dei Dimmu Borgir, okay. Che è la mente dietro Old Man's Child, c'ha questa faccia che è molto simile a. E quindi fa ridere che qualcuno quando vede gli Old Man's Child dice cazzo c'hanno Paolo Brosio che un giorno va a Meggiugorje e quello dopo bestemmia. Quindi. E suona con i pullman che gli passano alle spalle. Esatto. Quindi questo qui, allora, ci abbiamo riso, ci abbiamo scherzato, ma se trovate Born of the Flickering, tra l'altro ristampato recentemente, questa è la prima stampa. Ristampato recentemente, quindi trovabile dopo 20 anni, credo. Recuperatelo. Poi, carrellata. Vi piacciono gli Emperor? Sì, perché non esiste altra alternativa. Prendete anche questo. Odium, The Sad Realm of the Star, uscito per The Sad Realm of the Stars, uscito per Nocturnal Art, nonché l'etichetta di Samot degli Emperor, quindi lui oltre a essere ispiratore è anche produttore di questo disco, che devo dire che la retrocopertina fa molto Marvel, un supereroe cosmico della Marvel. Sì, no, Cavalieri dello Zodiaco di brutto. Sì, anche, sì. E questo è forse il disco che è andato meglio della Nocturnal Art, se togliamo i Limboni Card. Ancora che si salvano in quel periodo di stagnazione. Più che salvarsi, comunque sono stati quei picchi, no? Sì. Che figata, non inventa niente, ma è una figata. Ok. True Times of War questo dei non Keep si of apre Kalessin. manco per no, col perché sono, grimaldello. okay. Ecco qua.
True Time of War dei Keep of Kalessin, tra l'altro dovrebbe essere per Avantgarde Music, cioè è uscito da un'etichetta italiana. Milanese. Esatto. Questo qui è il primo dei Keep of Kalessin, che sarà poi una di quelle band che evolvendosi esplorerà un po' i lidi più Keep lontani of Kalessi, Through Times of War. Esplorerà un po' i lidi del black metal di quell'epoca, provando un po' a suonare. E Peaceville, questo? Ma loro non sono usciti per Avantgarde? Sì, Qua c'è questa è la scritto ristampa di Peaceville, però. sì, questo è Peaceville. Dovrebbero essere sotto Avantgarde, ma andiamo a controllare. Mhm. Comunque loro, questo qui è il primo disco ed è ancora reminiscente di truismo. Ok. Dopo andranno a farsi i cazzi loro, sempre comunque mantenendo una qualità non discutibile. E il discorso è sempre quello, la tensione che c'è in noi ascoltatori tra riavere sempre la stessa cosa fatta sempre bene, e magari sempre meglio, oppure avere innovazione. Ma sai perché? È perché queste band, allora, il black metal non è un genere che tu puoi attraversare come attraversi via Roma a Torino. È una roba dove tu rimani dentro. Sono le band che ti danno delle emozioni, diventano tuoi amici, diventano degli eroi. Cioè, parla per te. Per me sono sempre musicisti. Io quando ascolto un disco degli Emperor e con tutto quello che mi ha dato in The Nightside, io voglio che stiano su quella linea lì lo so, di ma bellezza, infatti, e loro sono noi riusciti siamo a farlo. Infatti avete notato, il divertente di Broken Metal è proprio questa nostra differenza. Lui è questo passionario del black metal, per lui sono eroi, per me sono persone che di lavoro suonano e scrivono canzoni, niente male. Quindi quello che voglio spiegare è questo: l'essere attaccati agli Ulver di Bergtatt e dire no, guarda, dopo mi fanno cagare, forse è uno sbaglio mio, ma è dovuto al fatto che Bergtatt, Kvelsanger, che tra l'altro già era una sperimentazione pazzesca, quella dove fanno i canti degli alpini praticamente, quello è già una sperimentazione enorme, ma sta dentro al senso di pagano, di etereo che aveva già dato Bergtatt, e quindi è una figata. Nattens Madrigal invece è quando Garm decide di dire ok, mi avete rotto i coglioni perché ho fatto folk, adesso vi faccio un disco che sembra registrato in una foresta con un iPhone. Il rimanere attaccati non è un fatto di chiusura mentale, o forse sì, ma almeno dal mio punto di vista anche di affetto. I metallari sono tradizionalisti, non mi venire a dire che è una categoria che No, però per dire, quando gli Emperor hanno fatto il Nonus Equilibrium, che è qui da qualche parte, questo rimane comunque un disco della Madonna, per quanto loro abbiano cambiato totalmente. Come? Questo è un disco bellissimo. Da Anthems a qui c'è differenza, da In the Nights all'Eclipse a qui sembra una band diversa. Ma a parte Curse You All Men di Elegy of Icarus, ma c'è Ishan che canta pulito. Quando passo da In the Nightside Eclipse a questo, riconosco la stessa band, non mi sembrano un'altra cosa, mi sembrano quelli lì con un suono, con una registrazione migliore, con delle idee che sono quelle, ma le hanno portate a un livello successivo. Io me la vivo molto più rilassato. Questo è un album per me perfettamente degli Emperor, perfettamente. Sì. E si sente meglio di In the Nightside Eclipse, dove il fonico probabilmente mancava di un orecchio. Ma perché lì doveva seguire dei... Cioè, quello nel 94, quello che aveva detto Euronymous era legge, cazzo. E loro erano... Il fonico ha detto, dobbiamo seguire sta roba qui. Erano dei cazzo di adolescenti imbecilli da questo punto di vista. Ma tutta questa roba del culto, io con te ci litigherò sempre perché non ci credo, è chiaro? Oh, per me sono musicisti, punto, che fanno un certo genere. Ottimo. Non erano capaci a registrare, Ishan ha imparato. Ma poi tutti hanno imparato. Esatto, ha imparato. Però il motivo per cui diciamo che dopo il 97 si parla di declino è proprio per quello. Perché escono dei dischi belli, ma è pieno di copie brutte che non ti lasciano più niente. Cioè nessuno si innamora più così tanto di gente che esce. Quindi erano passati quanti anni? Dalla nascita 6 o 7. 91, 98. Vabbè, sì. Però no, ok, 96, fino al 97, giusto? Sì, 91, 97, 98. 97, 98. C'è anche un fatto cronologico. Sia i musicisti che gli ascoltatori erano cresciuti. Sì. Ed erano usciti dalla pubertà. Sì. Ed erano in una fase della vita in cui non riuscivano più a provare anche quella
o non avere tutte quelle idee esplosive, perché quella è un'età in cui ne hai tantissime, e non avere neanche quella capacità di emozionarsi. Perché ormai... sì. perché Era ormai- diventata una cosa. Allora, io penso che perché tante volte il primo è il più bello, i primi due sono i più belli? Perché sono totalmente di pancia. Cioè, tu non ragioni su cosa fai, c'hai questa roba dentro, la butti fuori. O magari ci hai ragionato per così tanti anni che poi quando esatto, viene sì, fuori sì. non è filtrata ormai. Ma la differenza tra, per esempio, un Odium del 96, quello che abbiamo fatto vedere prima, che tributa in The Nights of the Eclipse nel 96, a uno che lo fa male nel 98-99, qual è? Che quando lo tributi nel 96 gli dici mi è piaciuto un casino sto disco. Quando lo fai nel 99 vediamo se suono come gli Emperor riesco anch'io a sfondare. Sì, La differenza sta lì. E intanto però escono in quegli anni lì. Esce Facci ancora vedere qualcosa di ancora bello. qualcosa Allora, di buono, dai. qualcosa di buono. Allora, la fine dei Cradle of Filth Bailey, Midian del 2000. Oh, Midian, benissimo. Fino Tu sai, a qua- no, da cosa è ispirato questo titolo? Probabilmente lo sapevo, ma adesso no. È un romanzo di Clive Barker. Ecco, questa allora è roba tua. Ok? Clive Barker, scrittore di Liverpool, che poi ne è stato tratto anche un film che si chiama Nightbreed. Diciamo che loro sono sempre stati molto letterali, cioè sì, nel senso letterari. Sì, si sono ispirati. Loro, vabbè, il motivo per cui esistono i Cradle of Filth in realtà è Dracula di Coppola. Ok? Pensa un po'. Loro fin da... Scusatemi, il romanzo breve di Clive Barker si intitola Cabal, se volete leggerlo. Loro fin dall'inizio non hanno fatto mistero dell'estetica di Gary Oldman, del castello e delle due ragazze che fanno cose. Come tantissime band metal si rifanno a un immaginario e cinematografico e letterario, che è uno dei motivi per cui ci piace il metal anche, che non parla delle solite stronzate tipo io ti amo, tu mi ami e lei mi ama, ci diamo un bacino, tutte queste stronzate. Poi un'altra cosa molto buona in realtà, che ha ispirato poi un filone interminabile, allora, che è l'Atmospheric Black, dove l'altro giorno abbiamo parlato di Gallo Bride, dei Summoning. Allora, l'Atmospheric Black Metal è, diciamo, pane per i Summoning, ma quando diventa leggermente romantico, la colpa è di un disco solo, questo. A Winter Sunset degli Empyreum tedeschi è l'unico vero esempio di un tipo di black metal chiamato volutamente romantic black metal. Sai, ne abbiamo già fatto uno sketch qualche tempo fa. Io ho parlato di Bergtat perché mi ero dimenticato di avere questo qui in casa. No, non è vero, perché lo ascolto un sacco. Guardate come sono carini, allora, come sono romantici. Questi qua sono crucchi. Tu cosa ti aspetti da due tedeschi che passano la loro vita o in cantina o nella foresta nera innevata? Un disco come questo. Certo. Ed è probabilmente una delle opere più stand alone, sai che si dice, no? Sì. Quando tu guarda, quella foto lì è bellissima, di questa qua, cioè, vestiti anche in modo un po' vittoriano, ma guardate che questo è proprio un bambino, ma quanto è caruccio, guarda. Andiamo avanti. Beh, comunque, questo disco qui è pietra e cattedrale di se stesso, nel senso che da qua nasce poi tutto quello che mischiato con un po' con i Summoning farà la Northern Silence. Northern Silence, etichetta che sforna capolavori atmosferici da ormai 10 anni, 15 anni. Un bocciolo di rosa congelato. Ecco. Direi che è un'immagine programmatica perfetta, no? Per un black metal romantico. È un romanticismo da tedeschi. Sì, quello bello. Forse lo potresti trovare un po' mieloso, ma non hai testi, quindi... Va bene, ok. Quindi se è un po' mieloso, per me è una sfida. No, lo potresti trovare un po' mieloso. Ci sono gli Octinomos. Gli Octinomos sono uno dei gruppi un po' più misteriosi del giro, nel senso che loro fanno black metal con influenze un po' industrial, perché dentro c'è gente che in realtà il gruppo industrial ce l'aveva. Qui c'è gente che suona nei Puissance,
che è un gruppo industrial Va bene. di quegli anni lì. Però gli stessi Octinomos sono anche quelli dietro a un altro progetto, sempre di fine anni 90, che merita, ma che mi sono dimenticato, che è Parnassus. Parnassus con Indoloriam Gloria glorificano gli Emperor di Anthems. Ok. Tipo, il suono è quello lì. Quindi, vedi, roba bella ce n'è, ma non è più, a parte gli Imperium che è un stand-alone, non è più ho un'idea, faccio quello, e mi piace, ho sentito quella band potente, famosa di inizio anni 90, cazzo, voglio suonare come loro. Che non è una volontà di copiare, ma è una volontà di sentirsi parte, no? No, anche di quelli che suonano così. Anche perché l'Inner Circle non c'era più, o sbaglio? Erano tutti in gabbia. Ora in gabbia erano morti, non c'era più la cricca che si riuniva. No, lì veramente, perché non erano, fammi dire, come gli abbonati a Broken Stories che sono che si ritrovano sono più dell'Inner Circle, perché voi non sapete cosa ci scriviamo, cosa ci diciamo sotto. Basta Quindi, che non iniziate ad ammazzarvi. comunque, se volete abbonarvi, qui sotto c'è un tasto per capire cosa succede, qualora vogliate farlo. Stavo dicendo, Questa è proprio pubblicità bieca e schifosa. l'Inner Circle non c'era più per quei motivi lì. Certo. O sei morto o sei in gabbia o hai detto basta. Infatti. Però, tornando al culto, quello era rimasto. Cioè, i ragazzini o anche ragazzi che avevano sentito agli albori i Darkthrone, che sono cresciuti con quella roba lì, volevano sentirsi parte, no? A proposito di Darkthrone, cosa mi dici di questo? Quello lì è il cambiamento. Quello lì è l'incrocio. È l'incrocio tra i vecchi Darkthrone di A Blaze e Under a Funeral Moon e Transylvanian Hunger. Dilli bene! A Blaze in A the Blaze in the Northern Northern Sky. Sky, Under a Funeral Moon e Transylvanian Hunger, che poi, già da qui si sente, decideranno di tributare quella che era la prima ondata. Loro vanno a tributare tutta quella che era la prima ondata, come i ragazzi che sono cresciuti, che sono entrati nel black metal con i Darkthrone di Transylvanian Hunger, vogliono tributare poi i Darkthrone facendo i loro dischi. Ma i Darkthrone qui a chi vogliono rendere omaggio? I Celtic Frost. Oh. I Celtic Frost è sì, tantissimi Celtic Frost. Poi più tardi sarà anche Bathory, Venom, ma qui soprattutto i Celtic Frost di Tom Warrior, che tra l'altro erano in un momento di crisi, perché dopo Into the Pandemonium hanno fatto uscire una ciofeca totale che era Cold Lake, dove Tom Warrior pensava di essere Vince Neil. Ma scusa, io una volta eravamo in un concerto, a te e al tuo amico ho detto i Celtic Frost hanno partorito un disco di merda e voi mi avete detto no, non hanno mai fatto dischi brutti. Perché quel disco non esiste. Ecco. Ok, andiamo avanti perché il tempo corre e noi vogliamo spremerlo al massimo. Ok, Forza. allora c'è l'ultimo CD che ho portato in realtà, perché altro non ho, anzi no, sono due. Infatti. Allora, andiamo prima all'ultimo pianto dell'Inner Circle. L'ultimo lamento funebre. L'ultimo lamento dell'Inner Circle, ecco. Allora, in dei Mayhem ormai totalmente rivoluzionati, perché uno è in gabbia, uno è morto, cioè, non c'era quasi più niente. Però i Mayhem sono riusciti ancora a tirar fuori un EP della Madonna. Chi non muore si Mayhem. Eccolo qua. Dov'è? Questo è il dritto, vero? Sì. Vabbè, questo qua che cos'è? Questo qui, Wallflyer Abyss del 97, è l'ultimo EP dei Mayhem. Wolfslayer Abyss. Lo dico per l'ultimo EP dei Mayhem che sta su quel sound più o meno, neanche troppo, di The Mysteries Dom Satanas. C'è già qualche cambio, la formazione è cambiata, i musicisti sono diversi, ma il suono più o meno, le atmosfere che richiama sono quelle. Dopo con Horde of Chaos, Chimaira e Chimera è una band nu metal. Va a cambiare, vanno a sperimentare. Questo qui è ancora fedele, diciamo, ai dettami del morto celebre. Ok. Ed è un disco bellissimo. Cioè, io quando ho ascoltato Wallflyer Abyss per la prima volta, è stato uno degli ultimi ad avermi veramente emozionato. Di che anno è questo? Non dovrebbe essere 97. Ok, e poi l'ultimo che
in realtà uno dei dischi che sono stati promotori di quella che poi sarà forse la rinascita. È un po' lì una specie di trampolino verso che il futuro. Dice si può usare... È Bugs Lightyear black metal, verso l'infinito e oltre. Sì. Usciamo dagli stilemi tradizionali, usiamo l'inosabile e può uscire fuori una figata comunque. Sì. La figata comunque è Passage dei Samael. Eccolo qua. Che sono anche dei pionieri, perché questo era nel 96. Quindi è coevo di Nemesis Divina, per dire. Mentre Nemesis Divina era il disco black metal anni 90, perfetto, chiuso, finito. Questo qui era invece il trampolino verso l'oltre. Nemesis Divina, Satyricon, ok. Passage, che è dello stesso anno, qui ti catapulta altrove. C'è elettronica, c'è industrial, c'è tastiere a manetta, c'è quello che cazzo volevano. Esatto. Ma infatti Vorpalak, il cantante di Samael, dopo aver fatto Worship Him, Blood Ritual e Ceremony of Opposites, che erano il marciume made in Svizzera, insieme a Tom Warrior, comunque loro... ma con dei gran bei riff. Sì, no, lui come riff maker, come dicono adesso su internet, era un capo. Lo è ancora adesso, però adesso si è un po' rotto le palle anche lui e sta riportando in giro, infatti se capita che torni in Italia, che viene in Italia, lo andiamo a vedere, sta riportando in giro i primi 3 album. Worship in Blood Ritual e Ceremony of Opposites, che sono quelli prima di questo qua. Blood Ritual a me mi piace. A me piacciono tutti. Vabbè. Persino questo. Ci ho fatto un po' di fatica perché appunto io ero innamorato di Samael, come suonavano prima, bla bla bla. È sempre questa storia qui. Il metallaro si affeziona. Il punto è questo. Il motivo per cui della gente ci rompe i coglioni anche sul canale è perché magari noi diciamo qualcosa che va contro la sua affezione. Ma io dico, ma guarda me. Io sono peggio di te che ti lamenti. Ma guarda che cazzo. Per chiudere vorrei sottolineare quanto questa realtà della nostalgia sia un fenomeno generazionale, forse. Non riguarda solo il metal o il black metal. Tu pensa soltanto i remake che fanno di alcuni anime, cartoni animati giapponesi famosi. Quando hanno rifatto, per esempio, Goldrake, che io ho visto nascere in TV da bambino, la mia generazione si è scatenata in un flame veramente enorme, antipatico contro la nuova release, come se non fosse possibile ancora oggi guardarsi la vecchia release. Però... Ma questo vale anche per i dischi. Sì, ma vale anche per quando la Disney si è presa Indiana Jones e ha fatto fare al mio eroe 2 film di merda, nel senso... Cioè, è quello il problema, vai a prendere una cosa a cui le persone... Ma la reazione non è quella di uno spettatore cinematografico che dice questo film non mi è piaciuto, punto. La reazione è quella di sei andato a toccarmi qualcosa di infero, di dentro. È un culto. Cioè io ho il black metal e ho Harrison Ford, mi hai rovinato Han Solo, ma hai rovinato Indiana Jones. Il black metal lasciamelo così col cazzo. Vorrei chiudere chiudo ponendovi una domanda problematica. Ma non sarà che in assenza di un vero culto religioso, con la sempre crescente secolarizzazione della nostra vita, noi semplicemente non abbiamo cessato di pregare un qualche tipo di idolo, abbiamo semplicemente trasferito dagli idoli in chiesa o al tempio, dove volete voi, li abbiamo trasferiti nei nostri consumi culturali. Ma perché allora l'uomo non vorrei dare una risposta. Ok. Cioè, no, non sarà che siamo sempre comunque lì a fare a pregare, a fare la preghierina. Cazzo. È un discorso che magari approfondiremo in un'altra occasione, perché adesso ci porterebbe troppo lontano, secondo me. 2 paroline? Due, perché poi ti taglio. Perché secondo me è allora, rimanendo al black metal, se parlassimo del black metal solo come musica, io sono consapevole che vivremmo tutti meglio, ok? Però siccome arrivi al black metal, almeno nel mio caso e nel caso di chi lo ama in questo modo, attraverso una ricerca di te stesso, un problema enorme, che può essere lutti, morti, bullismo, stai parlando ci rimani dentro, ti affezioni. Mi stai confermando che questi sono i motivi per cui la gente diventa religiosa. I lutti, la mancanza di certezze, la vita è complicata e quindi prego un signore immaginario che vive sulle nuvole. Ma no, cioè, nel senso sì,
Però io prego Ishan che il prossimo disco non faccia cagare. Non è che c'ho l'altarino. Sì, c'ho l'altarino. Hai l'altarino. E con questo vi salutiamo. Ciao. Forza Satana.